Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Visto che si avvicina domenica alle 15 la partita Bologna-Napoli e i nostri avversari hanno giocato anche ieri in Europa League, andiamo a vedere come si sono comportati, le ultime di formazione in casa Napoli, perché potrebbe esserci anche qualche cambio sulla destra per quanto riguarda Politano, ma ci arriviamo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se volete, se passate per la prima volta, iscrivetevi al canale, mi date una grossa mano a far crescere il canale stesso, e attivando la campanellina voi poi restate aggiornati in maniera cronologica. E se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e magari portiamo via pure 3 punti da una trasferta difficile, quella di domenica, ma ci arriviamo. Ovviamente prima il match di ieri in Europa League, che io ho visto appunto perché li dobbiamo affrontare tra un po' di giorni, e quindi diciamo ero curioso nel vedere come stanno loro dal punto di vista fisico, mentale e quant'altro. Allora, la partita secondo me dobbiamo dividerla in due tempi. Il primo, condizionata dall'espulsione ovviamente di Lico Giannis, il Bologna resta in 10 e quindi inizia un attimo un match nervoso, spezzettato, alcuni falli. Il Bologna ci prova da fuori con Bernardeschi soprattutto, ma niente da fare. Nel secondo tempo è tutto un altro match. Il Bologna ritrova dal punto di vista tattico il gioco anche offensivo che lo caratterizza, e anche in 10 uomini riesce comunque a mettere alle corde l'avversario, sfiorando la rete con Orsolini, con Ferguson e con una chance abbastanza ghiotta, quella di Cambiaghi. Ovviamente c'è da gestire, ecco, la situazione espulsione. Una squadra potrebbe anche dire: io sono in 10, devo cercare di portare a casa un punto, perché è successo ovviamente quello che non doveva succedere, rimani in inferiorità numerica. Il Bologna non se n'è fregato altamente, lui e il suo allenatore volevano portare a casa i 3 punti, non ci sono riusciti, ma diciamo che il Bologna avrebbe meritato, ecco, la vittoria nella partita di ieri. Situazione da non sottovalutare questa, che in 10 comunque rendi come se l'espulsione non ci fosse mai stata, perché significa che dal punto di vista tattico tutti quanti, e dico tutti i componenti della rosa, sanno già perfettamente cosa e come comportarsi in determinate situazioni, cosa che ovviamente può mettere sulle spine noi in casa Napoli, perché andiamo ad affrontare un avversario in salute sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Dicevo, ci sarà qualche cambio sulla destra in casa Napoli. Le probabili formazioni: Antonio Conte prosegue con il 4-3-3, una possibile novità di formazione rispetto a quella che ha affidato l'Eintracht. Tra i pali Milinkovic-Savic, Rachmani e Buongiorno coppia centrale, Gutierrez favorito su tutti a sinistra. Mi auguro che sia così e lo vediamo ancora una volta ovviamente partire dall'inizio, perché Gutierrez a me non è che ha impressionato. Sapevamo già che il ragazzo era molto molto forte, e dal punto di vista dell'occhio, della giocata, della ricerca, ecco, nella giocata che fa la differenza, crea la superiorità numerica, ci vede e molto bene. A destra inamovibile si legge Di Lorenzo. Io farei respirare tutta la fascia destra, e voi mi direte: sì, ma Mazzocchi lo schieriamo, non lo schieriamo? Io schiererei piuttosto un Mazzocchi che al limite qualche partita se la vuole pur giocare, e invece Di Lorenzo che entra in campo contro l'Eintracht, senza togliere nulla al capitano, ma l'abbiamo visto tutti quanti che comunque Di Lorenzo e Politano si stanno gestendo dal punto di vista dello scendere sulla fascia, per arrivare poi al 70esimo, all'80esimo con un po' di ossigeno e diciamo un po' di forza nelle gambe, perché sanno benissimo che non vieni sostituito, quindi devi gestirti durante la partita. L'abbiamo visto contro l'Eintracht, perché nel primo tempo sulla fascia destra non abbiamo fatto quasi praticamente niente. Nel secondo tempo, pur non portando a casa azioni pericolose, pur non portando a casa gol, vittorie e quant'altro, però abbiamo visto che sulla destra Di Lorenzo è sceso molte volte per cercare poi di scavalcare la linea di pressione avversaria, dettare il passaggio a Politano che riceve sull'esterno. Però viene da sé che se non ce l'hai nelle gambe ovviamente ti devi gestire. Ecco perché dico, a sto punto Mazzocchi perché no? Ci sa Mazzocchi perché no, anche perché, scusatemi il gioco dei perché, dovresti fare questo cambio
a destra e dal punto di vista difensivo tiene a Mazzocchi che al limite scende di meno, si vuol proporre di meno rispetto a Di Lorenzo, anche se è relativo perché poi lo fai giocare dall'inizio, si galvanizza, lo sappiamo come il nostro Pasquale e quindi te lo ritrovi dappertutto su quella fascia. In attacco potrebbe schierare Neres il Napoli, quindi avresti dal punto di vista offensivo quello che ti serve sulla destra e dal punto di vista difensivo quella, diciamo, quella situazione in più dal punto di vista della copertura schierando Mazzocchi, ma vedremo poi come andrà a finire, anche perché Di Lorenzo credo che parta titolare ancora una volta a centrocampo. Lobotka affiancato da Anghissà e McTominay, Elmas a sinistra, Højlund al centro, Neres al destra al posto di Politano. Elmas Gutierrez per avere poi quella situazione scende il terzino, copertura che può arrivare anche dall'esterno d'attacco, sapendo il fatto suo, e poi Elmas e Gutierrez sono in una condizione, diciamo, migliore, ecco, dal punto di vista mentale e fisico rispetto agli altri, visto che ne hanno giocate poche e gli altri invece le hanno giocate tutte, quindi sono d'accordo su questa fascia sinistra. Ripeto, l'unica cosa che cambierei è farei respirare, trovare il modo per far respirare anche Di Lorenzo, perché è una cosa normalissima quando hai fatto 756 partite dal primo minuto in continuazione senza mai riposare, arrivi al punto che ovviamente alzi bandiera bianca, anche se dal punto di vista fisico sembra un cyborg Di Lorenzo, ma credetemi che contro l'Eintracht, ma credo l'avete visto anche voi, si è risparmiato e non poco per arrivare comunque tutto intero al 90°. Le ultime sul Bologna, visto che qualche cambio c'è stato nella partita di Coppa, ma non si sono snaturati assolutamente dal punto di vista del gioco, Vincenzo Italiano farà come di consueto delle rotazioni rispetto alla formazione del match in Europa League 4-2-3-1. Skorupski in porta, nel pacchetto arretrato doppio ballottaggio Olm Zottea e Eggem Vitic, completano Lucumi e Miranda. È finito ai box Freuler, lo rimpiazza Moro, in cabina di regia coadiuvato da Ferguson. A supporto del centravanti Castro agiranno i tre trequartisti Orsolini, Odgard e Cambiaghi. In pole sul Rowe, quindi la formazione Olm, Eggem, Lucumi, Miranda, Ferguson, Moro, Orsolini, Odgard, Cambiaghi, Castro. Unica punto ovviamente con i tre dietro l'attaccante. 3 dietro l'attaccante, 3 in linea, 4-4-2, 5 centrocampisti e una punta. Alla fine la differenza la fa l'idea di gioco e come vuoi andare a punzecchiare l'avversario. Il Bologna sta rompendo le scatole e romperà le scatole fino a fine campionato ed è una partita molto ma molto complicata, anche se il Napoli dal punto di vista difensivo credo che possa reggere tranquillamente. Il problema resta sempre lì davanti. Non mi faccio il problema di diciamo prendere il gol o soffrire dal punto di vista difensivo, perché il Napoli ha ritrovato quella compattezza dettata dall'allenatore, però non possiamo sicuramente vivere di prestazioni del genere, perché poi non andiamo a punzecchiare praticamente nessun avversario e allora è un problema. Speriamo che sia stato un problema solamente in questo periodo, questo paio di partite, queste 2, 3, 4 partite, anche se l'abbiamo analizzata la partita con l'Eintracht, ci siamo sentiti nel video che ho caricato pochi giorni fa sul canale, ed è una situazione paradossale perché il Napoli gioca in campo, e lo ripeto e ne sono assolutamente convinto, il Napoli gioca in campo come se avesse Lukaku lì davanti, dandogli le stesse palle che poi Lukaku potrebbe trasformare in azioni pericolose, e non succede mai perché altre caratteristiche, non è che sono tutti quanti uguali a Lukaku gli attaccanti, e tantomeno non dovrebbe essere un problema per un allenatore dopo qualche mese aver trovato la quadra senza l'attaccante, che poi al di là che si è infortunato a inizio campionato e siamo tutti d'accordo, si è infortunato, però poi arrivi comunque a novembre dove non hai trovato la quadra, anche se le caratteristiche degli altri attaccanti in rosa non sono le stesse, però dobbiamo sicuramente ovviare in qualche modo, senza se e senza ma. Sono pagati apposta, fior di quattrini, e ci aspettiamo, non è nemmeno pretendere, è proprio un dato di fatto. Se tu
non riesci a creare dal punto di vista della pericolosità qualche occasione ghiotta per buttarla dentro, anche se con l'Eintracht c'è stata, ma ci arrivi comunque stanchissimo. McTominay non è che quella palla l'ha sparata in curva, addirittura fuori dal Maradona, perché voleva spararla fuori. Leggo delle cose a volte online che mi lasciano di stucco. No, ma quelle perché si sono scocciati, allora quella palla la spara alta perché avrebbe portato poi a casa il risultato, avrebbe fatto felice l'allenatore, cose che ho letto ovviamente dovunque, ma McTominay arriva su quel pallone stanchissimo con il corpo tutto all'indietro e quindi la palla schizza per forza in area e va a finire in curva. È una cosa dal punto di vista del calcio giocato normalissima se tu ti metti con il corpo all'indietro. 99 su 100, anzi 100 su 100, nemmeno 99 su 100, col colpo all'indietro la spari comunque alta, quindi non c'è nessuna voglia di calciatori che vogliono buttare fuori la palla, non c'è nessuna voglia di non giocare le partite perché ti vuoi mettere contro il tuo allenatore, eccetera, eccetera. È una questione prettamente tattica. Non riusciamo a girare come dobbiamo e non siamo, diciamo, consapevoli del fatto che accelerando, anzi siamo consapevoli del fatto che accelerando il gioco comunque diventi pericoloso, però non lo facciamo per dettami forse tattici, per gestione della partita, per averla studiata in un determinato modo, ma io non posso vedere un Napoli nei primi 10 minuti contro l'Eintracht dove rivedo quella fascia sinistra con l'esterno che salta l'uomo, con la sovrapposizione del terzino, con la mezzala che va a fare d'appoggio per lo scarico dietro, si inserisce addirittura il centrocampista di turno o Anghissà taglia verso la sinistra e te lo ritrovi al limite dell'area di rigore per poter ribadire al limite una spizzata in rete, però 10 minuti e poi siamo finiti dopo 10 minuti, allora c'è un problema o si voleva giocare così? Fatemelo sapere voi nella sezione commenti, io non mi dilungo. Ovviamente, sempre Forza Napoli e ci vediamo da qui a domenica, ci rivedremo credo anche domani per arrivare poi a ridosso del match. Ciao!